Steiner in questa conferenza ci parla del significato occulto della preghiera cristiana più conosciuta, il Padre Nostro. Durante la preghiera e la meditazione, l'uomo entra in contatto con la più alta forma di spiritualità. La meditazione è più tipica della cultura orientale, mentre la preghiera di quella occidentale. E ci dice che il Cristo non avrebbe mai considerato il Padre Nostro una preghiera intesa come una richiesta per soddisfare i propri desideri, in quanto chi prega per un suo desiderio si troverebbe presto a non considerare più i problemi universali di tutti, ma solo i propri, diventando in questo modo un egoista. Steiner fa l'esempio di due eserciti che vogliono la vittoria, e se entrambe le due parti pregassero per la propria vittoria, una sola preghiera verrebbe accolta, esaudita. Chi prega per il soddisfacimento di un proprio desiderio, oltre ad essere poco solidale con gli altri uomini, chiederebbe alla divinità di soddisfare solo una delle parti preganti, chiedendo quindi al divino di essere di parte, parziale. Il Cristo infatti nel Padre Nostro ha chiesto che fosse fatta la volontà del Padre, non la sua. In questo modo la preghiera serve all'uomo per elevarsi fino alla divinità, non per raggiungere scopi egoistici. Con questa disposizione dell'anima nella preghiera, cioè non egoistica ma altruista, la preghiera diventa per gli occidentali come la meditazione per gli orientali, ma con un sentimento più intenso. Steiner ci dice che l'uomo non potrebbe mai entrare in relazione con Dio se non ne fosse una sua emanazione. E come è costituito l'uomo? In parte umano e in parte divino. 4 parti umane, costituite dal corpo fisico, il corpo eterico, il corpo astrale e l'io. Nell'io si immerge la parte divina costituita di 3 parti, Manas, o sé spirituale, Buddhi, o spirito vitale, e Atma, uomo spirituale. Nel percorso evolutivo dell'uomo, che Steiner spiega con la sua antroposofia e le sue innumerevoli conferenze e libri, l'uomo ha accolto l'anima come una spugna che assorbe l'acqua divina. La triade superiore, rappresentata da un triangolo, è l'entità divina data come una goccia alla natura umana, giunta fino all'uomo quadriarticolato nei 4 corpi. Le 3 parti del triangolo rappresentano la parte superiore umana e al contempo la parte inferiore del divino più vicino all'uomo. E come la costituzione dell'uomo comincia col corpo fisico, poi con l'eterico, l'astrale e l'io, per poi salire alle parti spirituali più alte, Manas, Buddhi e Atma, gli enti divini iniziano con Manas, Buddhi, Atma e su fino a forme più elevate. Il più elevato principio dell'uomo, l'Atma, può essere indicativamente rappresentato da ciò che è la volontà, una volontà che è ancora in evoluzione e che solo in futuro porterà l'uomo alla volontà di darsi, di donarsi interamente. La divinità si rispecchia nell'universo, che è il suo regno, in cui si moltiplica e si diversifica. Il regno dell'uomo diversificato lo vediamo anche intorno a noi, nella sua vasta qualità di minerali, piante, animali e uomini. E tutta questa infinita molteplicità di enti diversificati si distinguono con un nome. E Steiner qua dice che il nome è il terzo dei 3 principi umani che arrivano dal divino, è il Manas, o spirito divino. E questa triade è la componente divina dell'uomo, la sua parte più elevata, che consiste anche nella parte più inferiore della divinità. Più in basso stanno i corpi umani. Il corpo fisico è costituito da elementi che si trovano in natura, inanimati, e non potrebbe sopravvivere se non fosse vivificato continuamente da sostanze che entrano ed escono. Steiner ci ricorda che ogni 7 anni il corpo si rinnova e le sostanze che erano in noi 10 anni fa oggi sono sparse da qualche parte, non più in noi. Le materie in cui è fatto il nostro corpo fisico sono le stesse del pianeta e a questo ritornano. Nei corpi inferiori troviamo il corpo astrale. Questo è il portatore di tutti i desideri e le passioni umane, dei piaceri e dei dispiaceri, mentre il corpo vitale o eterico è il portatore delle caratteristiche psichiche più durature, come il carattere e le abitudini. Per capire meglio, Steiner fa l'esempio delle lancette dell'orologio, dove quella delle ore, che è più lenta, rappresenta il corpo eterico. Infatti cambiare abitudini o carattere è un processo molto lento. Invece le lancette lunghe, dei minuti, possono rappresentare il corpo astrale, con i desideri e le brame che si susseguono velocemente uno dopo l'altro. Chi cambia gli aspetti negativi del proprio carattere ha fatto un grande passo avanti nel suo percorso evolutivo. Attraverso le abitudini siamo legati al nostro tempo, alla nostra famiglia e al nostro popolo. Infatti gli appartenenti a un certo popolo hanno abitudini simili.
Invece le caratteristiche più individuali che permettono di essere più autonome sono legate al corpo astrale, infatti i desideri sono più individuali rispetto alle abitudini che si acquisiscono dalla famiglia. Se un uomo commette un errore verso la propria comunità, se trasgredisce le norme sociali tra uomo e uomo, diventa colpevole verso i suoi simili, diventerà debitore verso di loro. La parola debito deriva da debitus, che è il participio passato di debere, dovere, quindi dovuto perché imposto da una legge. I debiti sono manchevolezze del corpo eterico. Invece le manchevolezze del corpo astrale, quindi i desideri, le brame, le passioni e il piacere, sono tentazioni con le quali un individuo si assume una colpa personale. Gli errori dell'io sono invece dovuti all'ego. Per essere libero, l'uomo è dovuto passare attraverso l'egoismo e sarà evoluto quando questo si trasformerà in altruismo. Essendo indipendente, l'uomo può peccare, con tutti gli impulsi che ha dentro di sé. Nel mito del paradiso, questo è indicato col morso della mela. Il male è quindi una manchevolezza derivante dall'io, mentre il debito è una manchevolezza sociale e la tentazione è uno sbaglio individuale verso di sé. Il debito è manchevolezza del corpo eterico, la tentazione è manchevolezza del corpo astrale e il male è una manchevolezza dell'io. Se si considera l'uomo in relazione col mondo, si vede che il corpo fisico si conserva grazie all'assimilazione di cibo, di sostanze del mondo fisico, il corpo eterico invece grazie al contatto con la propria comunità di appartenenza. Il corpo astrale si conserva se non cade in tentazione, mentre l'io evolve se non cede al male. Se si considera la natura umana completa, si vedono quindi le 3 parti superiori divine e queste 4 inferiori umane. In ogni uomo è presente una goccia divina e nella sua evoluzione verso il divino, ogni uomo è l'espressione della sua più intima natura. Questa sua intima natura, evolvendosi, anela a quella che è considerata la grande meta nel cielo, il Padre. Se l'uomo vuole evolversi verso il Padre, ha bisogno della forza per sviluppare le 3 parti costitutive superiori e le 4 inferiori, affinché possa conservare nel migliore dei modi il suo corpo fisico in questa vita terrena, il corpo eterico per pareggiare il debito che vive in lui, il corpo astrale per non cadere in tentazione e il corpo dell'io per liberarsi dal male. L'uomo tende verso l'alto con le sue 3 parti costitutive superiori attraverso il nome, il regno e la volontà. Steiner ricorda che il nome deve essere sentito in modo da essere santificato, così come dovremmo considerare sacro ciò che è intorno a noi nel regno divino ed elevarsi con volontà verso la volontà. Steiner a questo punto dice che immaginando qualcuno immerso nella meditazione che dovesse riassumere le 7 parti costitutive dell'evoluzione dell'uomo, cioè le 4 inferiori e le 3 superiori, in 7 richieste di preghiera al Padre, cosa dirà se non Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Cosa chiedere per il corpo fisico se non dacci oggi il nostro pane quotidiano? E per pareggiare il debito del corpo eterico, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E per proteggersi dalle tentazioni del corpo astrale, non ci indurre in tentazione. E per l'io, liberaci dal male. Attraverso le 7 richieste del Padre nostro, l'uomo chiede alla volontà divina di portare le sue parti costitutive ad uno sviluppo tale da poter seguire la giusta via nell'universo per far evolvere le sue parti della sua natura. Steiner conclude dicendo che se si prendono tutte le vere preghiere mai esistite, si vedrà che le parole non sono mai messe a caso, ma sono state composte da grandi saggi, in modo non arbitrario. E così il fondatore del cristianesimo, il Cristo Gesù, aveva ben chiare le 7 parti della natura umana quando insegnò il Padre nostro. E preghiere come questa hanno la forza di agire nei millenni, anche in chi non ne comprende bene il significato. Come esistono i 7 colori e le 7 note, anche la vita dell'uomo che va verso Dio si esprime in 7 parti nelle 7 domande del Padre nostro. Grazie per l'ascolto, iscriviti al canale se ti fa piacere e se vuoi lasciare la tua equilibrata opinione scrivila nei commenti. Al prossimo video!